Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi faremo la seconda puntata del bordo dritto. Inizialmente avevo pensato di farlo in inglese, ma poi mi sono reso conto, guardando un po' in giro, che sull'argomento in italiano c'è veramente poco, se non nulla, soprattutto sulla procedura di raschettatura a mano. Io ho un raschetto dell'Azet che ha la lama in carburo. Questa lama in particolare ha un angolo di 5 gradi sia su questa faccia che su quest'altra faccia, e qui è stondato praticamente, ha un raggio molto ampio. Ce ne sono certi con un raggio più stretto. Questo qui determina praticamente la grandezza del solco che noi andremo a fare sul metallo, più o meno largo. Come vedete io già ho iniziato a fare, perché sto facendo questo video anche in inglese. Cosa serve la raschettatura? Serve a mettere in piano le facce. A cosa serve la raschettatura? Obiettivi: migliorare la planarità, migliorare la perpendicolarità, trasferire la precisione da una superficie ad un'altra, correggere imperfezioni, ripristino da usura, ottenere superfici di montaggio piano, evitare distorsione fra gli elementi uniti, riduce attriti su guide di scorrimento e migliora la lubrificazione. Risultati: più rigidità, alta precisione. Uno può pensare, va bene, ma la rettifica perché non rettifichi? Prima di tutto, non tutto può essere messo su una rettifica, si fa su macchinari, a volte questi macchinari sono enormi, non ci sono rettifiche che possono rettificare delle guide lineari di 20 metri o 10 metri. Quindi l'unico accesso è tramite la raschettatura, ma non pensate che la raschettatura sia inferiore per esempio alla rettifica, perché in realtà la raschettatura è un'operazione di finitura, che in molti casi si fa anche dopo la rettifica, perché la rettifica, logicamente, anche se può essere la migliore del mondo, ha dei giochi. E quindi anche se il pezzo esce da una rettifica avrà sempre delle imperfezioni. Prima di tutto la perfezione non esiste, in primis. Allora l'unica maniera per sopperire a questo è proprio grazie a questo qui. Come funziona? C'è bisogno di un piano di riferimento, e il nostro piano di riferimento è il piano di riscontro. E adesso capite probabilmente perché ho comprato appunto il piano di riscontro della Mitutoyo. Sono nel mezzo della revisione del mio torno Bernardo. Mi sono accorto che ci stavano delle cose che non vanno nelle guide del tornio, e quindi l'unica maniera è stata quella lì di costruirmi un bordo dritto. Per costruire il bordo dritto ho bisogno della raschettatura. Facendo un passo indietro, la raschettatura perché si usa molto e soprattutto per le macchine utensili? Perché le guide lineari, se sono rettificate, sia lato A diciamo che lato B, fanno come i blocchetti di Johnson. Se due facce sono perfette, specialmente quando c'è un filo d'olio, si attaccano praticamente fra di loro e quindi aumentano l'attrito delle guide. Invece con la raschettatura, siccome funziona a punti alti, noi andiamo a raschettare i punti alti di superficie. Più ce ne sono, più la nostra superficie sarà planare. Ma ci sono anche delle valli. In quelle valli si va ad annidare l'olio, quell'olio che ci serve a lubrificare le guide delle nostre macchine utensili. Quindi ha doppia valenza la raschettatura: non solo
riusciamo tramite quella ad ottenere delle superfici, tra parentesi, perfette, ma riusciamo anche a lubrificare le nostre guide. Un corretto lavoro di raschettatura elimina stress dalle superfici di montaggio, slide di sinistra, accoppiamento precario da non ottimizzazione, a destra accoppiamento planare che tiene in considerazione perpendicolarità e parallelismo. Questa slide è molto importante, la corretta mappatura dimensionale delle parti e la conseguente raschettatura ben eseguita minimizza lo stress delle superfici e fra i componenti. La raschettatura planare è la più semplice, si complica quando dobbiamo eliminare errori dovuti a distorsioni, usura, lavori eseguiti in maniera superficiale o economica. Con la raschettatura è possibile correggere e ottenere risultati ottimali, ma attraverso un'ottima mappatura delle parti va eseguita una raschettatura ripristino, ma questo implica l'aumento di difficoltà, bisogna raschettare a compensazione, bisogna tenere bene a mente la tonalità delle superfici e delle conseguenze. Qui possiamo vedere in maniera plastica, ingigantita, come si presentano in realtà le nostre guide. Questa è la distorsione, torsione, errori di direzione. Come dicevo, questa è la drammatizzazione dell'imbardamento delle nostre guide. Ho tracciato le righe verdi ipotetiche che sono le linee di riferimento ottimali. Le guide lineari e carrello sono usurate e non ottimizzate. Questa è una slide molto importante, specialmente nelle macchine economiche, i punti di contatto dei componenti non sono raschentati e questa è un po' la rappresentazione di quello lì che avviene. A destra, al serraggio, portano distorsioni queste superfici non raschettate. Si vede molto bene. Adesso non voglio annoiarvi ulteriormente. Andiamo sul piano di riscontro e vediamo a che punto siamo. Considerate che io ho già fatto 4 passate e questa è la situazione attuale. Allora, vedete uno strano trespolo. Per eseguire una buona raschettatura è fondamentale avere un piano di lavoro molto solido e stabile soprattutto, perché col raschetto possiamo anche fare dei danni. Se abbiamo una superficie che praticamente non ci permette stabilità, voi capite che come facciamo a fare questa operazione di precisione. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono costruito questo trespolino qui di legno in maniera che io riesco a fissare bene il pezzo, vedete che non si muove? E riesco anche a girare il pezzo e a lavorarmi le altre facce. Adesso stiamo lavorando la faccia di base ed eccola qua. Quindi adesso prendo il pezzo. Ho provato prima su un altro carrello, troppo alto, mi si stancavano le braccia, quindi ho deciso di utilizzare il tavolo della fresa e la morsa come tavolo di lavoro. In realtà sto valutando ed è bello stabile. Come potete vedere, riesco a lavorare molto bene. Cosa serve per fare il lavoro di raschettatura? Un raschetto, come abbiamo detto, una pietra di precisione, perché dopo la raschettatura va sempre levigato, perché la raschettatura è un'operazione ad asportazione di trucio, quindi è naturale che in quei solchi ci saranno delle bave, anche se piccole. Qui io
del Mineral Spirits, che non è nient'altro che acqua raggia, e dell'alcol. Perché quando noi andiamo sul piano di riscontro, diciamo così, per far accendere i picchi alti usiamo un blu. Non è nient'altro che un inchiostro con dell'olio di colore blu. Ecco qui che adesso la nostra faccia è pulita e riusciamo ad andare sul piano di riscontro. In questa slide possiamo vedere molto bene cosa avviene sul nostro piano di riscontro. L'operazione si chiama azzurramento. Questo è il nostro piano di riscontro. Io ho già messo il blu, dopo però ve lo farò rivedere. Un leggero strato di blu. Appoggiamo delicatamente il nostro pezzo sopra e senza forzare troppo, senza forzare, iniziamo a fare questo movimento. Non serve tanto. Ed ecco qua, non so se riuscite a vedere, mia figlia, c'è Simmer che sta giocando una partita importante. Ed ecco qui che il nostro pezzo si è acceso. Dove è blu abbiamo le parti alte. Come vedete la situazione non è molto male, per niente male. Questa io stavo soltanto alla terza passata, questa è la quarta, perché la fresa Decker lavora molto bene, ha lasciato queste superfici già in maniera molto accettabile. Ed ecco qui che si iniziano ad accendere tanti punti. I nostri punti più alti sono qui, ciò significa che adesso con il raschietto dobbiamo andare ad abbassare questi punti qua. Let's go. Adesso incrociamo il senso e andiamo a rimuovere tutte queste parti blu. Qua ce n'è un po'. Il raschietto è molto sensibile, si sente, non applico molta forza, sono molto leggero sul raschietto. Praticamente con le due dita riesco a controllare l'andamento. Ognuno deve prendere la sua via. Non so se molti di voi, se qualcuno di voi è mai andato sullo skateboard. Qui è rotondo, con le due dita riesco a controllare la direzione della passata. Adesso mi fermo così. E lo andiamo a ricontrollare.
Praticamente è importante a volte fare così per vedere dove fa fulcro, dove fa perno praticamente. Il nostro perno adesso è centrale. Piano piano inizia a essere sempre meglio. Si vede meglio qui in camera che alla mia altezza. Questo è uno dei lavori più nobili, diciamo, che c'è in meccanica. È una lavorazione molto di fino, che va sentita con lo strumento e con le mani. In questo punto non va toccato e neanche qui. Qui bene o male poi inizia a essere un po' dappertutto. Si deve sentire la lama a tatto. È un lavoro zen questo, a me piace molto. Ok, ci siamo. Ok. Ok, nice. Ho dovuto pulire la pietra perché era veramente sporca. Ok. Here. C'è un punto di fulcro qui. Infatti, vedi? Qua è un po' più pesa e qua di meno. Continuo qui a rimuovere. Ci vediamo dopo. Guardate, piano piano è sempre meglio. Vedete come si sta iniziando a riempire?
Questa è l'ottava passata, la faremo in questa direzione e le segno. Qui non va toccato, qua non va toccato. Ragazzi, non sono un esperto e non pretendo di essere, l'ho fatto solo quando ero giovane ai tempi della scuola e qualche altra volta anche negli Stati Uniti. Ok, adesso lo riproviamo. Yeah. Un po' alla volta, sempre meglio. Ci vediamo dopo. Questa è stata la mia 13ª parte. Iniziamo a avere le macchie blu un po' dappertutto, tranne in quest'angolo qua. Adesso vi volevo far vedere come si prepara la pasta per l'azzurramento, la pasta di riscontro. Allora, si può comprare, per esempio io uso questa qui della Diamant, è molto buona, è quella lì che avete visto in questo momento. Se no c'è questa qui della Stewart, che è Micrometer Paste, e questa però si usa più per gli accoppiamenti. Vedete che il barattolino è piccolino, è un po' scomodo veramente, costa una fortuna e non so se ne vale veramente tutta questa pena, ma questa serve a fare tipo degli accoppiamenti. Per esempio, se avete un cilindro tipo un pistone, volete vedere un attimino come praticamente agisce al suo interno, le mettete un po' sul dito, la spalmate, cercate di farlo uniforme e vedere un attimino l'accoppiamento come si comporta. Altrimenti c'è il metodo classico, non si fa nient'altro che comprare un pigmento. Io voglio utilizzare un pigmento rosso che poi vado con un colore ad olio a diluire. Questo qui è un metodo giapponese ed è la prima volta che lo preparo, quindi lo faremo insieme. Questa è una polvere molto sottile, è un pigmento, con questo si fanno praticamente le vernici. Si fa col polimero e col pigmento. Il polimero non è nient'altro che un legante. Andiamo, per il momento mi metto questa quantità. È come se prepariamo un colore a olio vero e proprio. Deve essere una pasta. Questa qui la voglio usare a contrasto, praticamente. Ci vado dentro a mettere dell'olio di lino uso artistico.
Devo stare attento alla quantità perché deve essere una pasta, non deve essere troppo liquida. Meno male che non l'ho messa tutta la polvere. Vedete che costa una fortuna questa polvere di pigmento. Praticamente ci stiamo facendo un colore a olio vero e proprio. Qua ci vado a mettere un goccettino d'acqua raggia, così rompe le molecole del nostro pigmento, diventa sempre più liquida e questo è una cosa che mi preoccupa un pochettino. Oppure ho sbagliato le dosi. Se è così devo ricomprare un'altra bustina di pigmento. So se riuscite a vedere. Ecco, sta diventando di più una pasta, Questo la uso a contrasto, praticamente la spalmo sul pezzo. Le parti basse resteranno colorate di questo arancione forte e le parti alte invece le andremo a fare con il blu, in maniera che riusciamo a contrastare. Molti lo fanno con una pasta gialla e con il blu, poi giallo di base e poi il blu per i picchi alti. Stiamo formando praticamente. Adesso ci vado a mettere un po' di ocra gialla da pittore. Devo stare attento a non contaminare la questa va girata molto bene. Questo è un altro colore a olio giallo. I pigmenti sono molto sottili, ecco perché si chiama vernice fine, fine paint per uso artistico. Il problema è che ho esagerato con la quantità d'olio ed è rimasta molto liquida. Ho paura che devo comprare un altro sacchettino di pigmento. Lo sto tagliando con il colore artistico, ma vedo che continua ad essere molto liquida, mi è sfuggita un po' la mano. Diciamo, se adesso si riposa e voilà, praticamente non abbiamo fatto nient'altro che costruirci un colore ad olio, né più e né meno. Questa è la nostra superficie, guardate, sta venendo molto bene. E adesso con un tampone andiamo a passarla, però a tatto la sento ancora molto granulosa. Vedete che è diventata rossastra sotto la superficie. Adesso in realtà
Ok, questo è fantastico. Questo non è nient'altro che un tampone da trucco per donne, ma funziona in maniera fantastica. Adesso questo qui, pure senza blu, basta che lo prendiamo e andiamo a fare un movimento a 8 sul nostro piano di riscontro, e i punti più alti, sui punti più alti si dovrebbe levare questa traslucenza arancione. Proviamoci. Adesso abbiamo rispalmato il nostro blu e faremo l'azzurramento. Ecco qui il pezzo trattato invece con la vernice. Ho pulito bene se ci sono dei grumi. Adesso i punti bassi sono colorati di arancione, i punti alti si dovrebbero colorare di blu. Fa molto resistenza. Guardate, e abbiamo il nostro negativo. Non so se riuscite a vedere. Visto? Il rosso non va toccato, il rosso sono le parti più basse. Sembra funzionare, però c'è troppo blu, quindi si è spalmato un po' troppo, però il principio funziona. Ed ecco qui non male il contrasto, e come state vedendo non siamo messi male neanche con la raschettatura, praticamente siamo quasi prossimi a terminare. Come vedete la situazione non è per niente male, ci sta questa parte che è ancora troppo bassa, più purtroppo ci sono le graffi che devo levare, e qui e andremo con la mano di finitura. Ho riposizionato la base in maniera differente perché ricordatevi che non vanno toccati i punti rossi. Prima l'abbiamo data così, adesso la diamo in questo senso a 45. Ok,
Ok. Nice. Look. Bella. A questo punto siamo molto vicini. Queste sono mani di finitura, come vedete è cambiato il pattern, è cambiato, cerco di fare una mezzaluna. Non so se riuscite a vedere bene l'impronta. Ok. Adesso questi affari del make up sono favolosi. Ok, qui è fatto. Adesso andiamo sul piano di riscontro. Ne voglio fare uno blu di quelli.
Vi consiglio pure uno di questi, Wow. Che c'è uno standard e va presa una mascherina che è 1 inch quadrato, un pollice quadrato, 25,4 mm per lato. Io l'ho fatto con un semplice pezzettino di plastica. Lo standard dice che all'interno di questo quadrato ci devono essere 20 punti. Il mio pattern è abbastanza, diciamo così, grande. Con questo raschetto non riesco, molto difficile farlo più piccolo. Ma proviamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ma sono abbastanza grandi. Con questo raschetto il diametro è molto grande e non riesco a fare diciamo così, delle passate più piccoline. Se ci va leggero non va bene, perché comunque la passata ci deve stare, perché dentro si deve annidare l'olio, così ce lo riesce a portare, diciamo, non tanto qui, questo non è un problema perché è un bordo dritto, però se stavamo facendo una guida come fra poco faremo, sì che rappresenta un problema. No, un problema, sarebbe un lavoro fatto non bene, perché oltre a dare planarità, questo qui deve diminuire i punti di contatto sulle guide, in maniera che così abbassiamo l'attrito e poi nei punti più bassi deve scorrere l'olio. Così quando noi spostiamo i carrelli l'olio si distribuisce bene sulle guide. Adesso gli do un'altra passata e vediamo un attimino.
Finally, I close in this way. It's nice, man. Beautiful. Lo chiudo così, è bello, bellissimo. Tanto poi devo fare tutte le altre facce, poi vediamo se alla fine ripassare un'altra. Vediamo un po'. Veramente bella, eh? Bella piena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Molto bello in questa maniera. Sono molto soddisfatto. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che è servito. Io chiudo così il video, mi posso ritenere soddisfatto, devo fare tutte le altre facce, quindi può darsi che poi alla fine do a tutto quanto qualche mano di finitura maggiore, però così è venuto molto bene, mi posso ritenere soddisfatto. Poi negli altri video lo proviamo al comparatore e tutto quanto. Grazie per la visione, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. See you the next one, ci vediamo la prossima volta.